Ciao a tutti, oggi parleremo di programmi gratuiti, programmi shareware, vedremo insomma che significa proprio il termine, e programmi a pagamento. Quindi il titolo che voglio appunto dare a questo nuovo video è Attenzione ai finti programmi gratuiti. Allora, praticamente esistono, già abbiamo visto insomma in parecchi video che ho fatto precedentemente, che vi dico sempre insomma andare ad aprire una pagina del vostro browser di internet e andare a prendere a fare il download di un programma, e la maggior parte dei programmi che abbiamo visto nei video precedenti sono tutti gratuiti, quelli che vi ho fatto installare, perché abbiamo detto che questo canale dava la priorità massima prima ai programmi gratuiti quando ovviamente è possibile, e poi a quelli a pagamento, o almeno comunque fare proprio un paragone dello stesso programma gratuito, vedere anche la versione a pagamento che magari ha quel quid in più, quel qualcosa in più. Il titolo appunto è Attenzione finti programmi gratuiti, perché sicuramente voi almeno una volta siete incappati nel finto appunto programma gratuito, cioè che una volta digitato il programma su una pagina di internet effettivamente vi trovate la scritta scarica gratis oppure download gratis, download gratuito, insomma tutte queste vocine qui che fanno capire appunto che il software è gratuito. Però magari una volta installata avete capito che non è così. Quindi intanto facciamo un pochettino di chiarezza per quanto riguarda le licenze dei software. Allora, quando noi andiamo a scaricare un software potremmo avere tante vocine. C'è la vocina appunto gratuita, dove si vince che il software è completamente in versione gratuita, questa è accompagnata dall'open source come vocina, quindi è un software completamente gratuito, significa quindi da quando lo scarichiamo possiamo utilizzarlo senza nessun problema, senza nessun tipo di abbonamento o pagamento del programma. Quindi questi sono i classici programmini, si chiamano freeware oppure open source come programmini. Poi abbiamo invece i programmini che sarebbero quelli shareware, quindi sono i classici programmini che insomma permettono sempre alle aziende il loro download gratuito, però sicuramente non sono freeware, quindi non sono in maniera proprio del tutto gratuita. Significa che magari l'azienda permette di utilizzare quel programma o a tempo, quindi per un determinato periodo di tempo che può essere magari un'ora e anche 24 ore, nell'arco delle 24 ore, per poi scadere l'utilizzo del programma, quindi sono tutte in versione cosiddette demo. Quindi potrebbero anche farlo utilizzare magari per qualche giorno, quindi di solito è l'utilizzo per una settimana, sempre per poi passare, se noi vogliamo, alla versione a pagamento, quindi chiederanno poi una somma di denaro per l'acquisto di quel programma, oppure chiederanno insomma di far fare insomma un abbonamento. Quindi questi sono i classici programmini shareware, quindi potete già vedere la differenza fra un programmino freeware quando vi spunterà freeware o open source, oppure un programmino quando c'è la dicitura shareware. Insomma avete già capito bene che tutti quei programmini shareware sono quei programmini dati solo in versione demo, in versione prova, quindi anche non cambia soltanto il fatto anche del prezzo che è in versione di prova, ma può essere pure che il programmino ovviamente in versione di prova è molto più limitato effettivamente della versione a pagamento, quindi quella completamente sbloccata, quindi vi permetterà insomma di fare soltanto alcune cose, appunto perché vi fanno vedere le potenzialità insomma del programma, e poi vi diranno che per aprirlo, proprio sbloccarlo in maniera definitiva tutto, per avere la massima potenzialità del programma dobbiamo andare a pagare o sottoscrivere un abbonamento. Invece molte volte queste vocine sono proprio camuffate anche insomma, dagli autori stessi, e non si capisce bene se il programma effettivamente è gratuito o a pagamento. In sostanza si capirà benissimo quando andiamo a scaricare questo programma, a fare il download del programma, installiamo, e già lì immediatamente dirà che possiamo utilizzarlo solo per qualche giorno, qualche oretta in versione gratuita, per poi passare invece ad una versione a pagamento oppure sottoscrivere un abbonamento. Quindi purtroppo lì non si riuscirà a capire bene, perché se aprite una pagina internet comunque vi spunterà sempre scarica gratis o download gratuito, quindi non si capisce bene. Quindi o dobbiamo andare a conoscere bene il programma e capire che già quel programma, questo spesso succede soprattutto nelle app dei telefonini, che molte volte le app che sono veramente fatte bene vi fanno scaricare il programmino, l'app in maniera gratuita, perché è gratuito il download del programmino ma non il programma stesso, quindi il suo utilizzo non è gratuito. Quindi abbiamo detto che succede anche soprattutto negli smartphone,
che appena noi andiamo a installare, immediatamente ci troveremo quel famoso riquadro che vi dirà di utilizzarlo 2 giorni gratuiti oppure andare poi a sottostare a scadenza ad un abbonamento che può essere settimanale, mensile oppure annuale. Questo spesso accade molto nei nostri smartphone. Quindi mi raccomando a cosa andiamo a scaricare, perché molte volte, anche se c'è scritto scarica gratis o freeware, prende alcuni programmi poi invece sono bloccati e richiedono il pagamento. Quindi dico, non succede niente perché lo potete sempre scaricare e non vi obbligano ad acquistarlo una volta scaricato, oppure si tireranno insomma una somma di denaro, perché noi poi per diciamo procedere all'acquisto dovremmo dare le nostre credenziali della carta di credito. Quindi non succede nulla, succede solo che abbiamo magari perso tempo per un programma che si pensava essere in maniera gratuita, quindi freeware, invece sarà una versione shareware o a pagamento direttamente in totale. Quindi spero insomma di aver fatto chiarezza sui vari tipi di programmi, sulle licenze dei tipi di programmi, quindi licenza freeware totalmente free, possiamo fare quello che vogliamo, licenza shareware, quindi dato, già là si capisce però con la vocina shareware, programma dato in prova o per qualche periodo di tempo, quindi di ora o per una settimana, sempre insomma in maniera limitata, bloccando un pochettino il programma, per poi passare ad abbonamento annuale, settimanale, mensile, oppure proprio acquistare direttamente il programma. Poi ci sono purtroppo quelli un pochettino più difficili da andare a capire, i classici programmi finti gratuiti, che lì ve ne accorgerete solo quando andate a installare il programma, abbiamo detto, e vedete che subito vi chiederanno la somma di pagamento del programma immediatamente, insomma, dopo la fine dell'installazione. Spero sempre di essere stato utile e noi ci aggiorniamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti!